Ciao, continuano i miei esperimenti con la pens francese, applicata questa volta ad una maglietta con maniche a kimono non molto larghe e un collo a barchetta. Incominciamo subito con una breve descrizione del cartamodello. Per ottenere il cartamodello base ho seguito dei video di cui troverete il link in descrizione. Poi ho tracciato direttamente la sagoma sulla stoffa, cambiando posizione alla pens e spostandola dalla spalla al fianco. Ho tracciato i contorni partendo dalla pens originaria sulla spalla fino ad arrivare al punto in cui la voglio spostare, cioè 4 cm sotto la vita. Quindi ruoto il cartamodello per chiudere la pens sulla spalla e finisco di tracciare spalla e fianco fino ad arrivare alla nuova pens che andrà disegnata verso il centro e verso l'alto, fermandosi 4 cm sotto il busto. Per la manica utilizzo il cartamodello della manica corta. Anche per questo troverete il link in descrizione. Il video riguarda una manica lunga per tessuti elasticizzati, che basterà accorciare fino alla misura desiderata. La mia è piuttosto corta, circa 1 centimetro sotto l'ascella, che poi allungherò fino al gomito. Per costruire la manica a kimono sovrappongo manica e busto di circa 1 centimetro, i margini di cucitura, e la ruoto arrivando abbastanza vicino al busto ma in modo da lasciare un po' di agio. A questo punto collego manica e busto con una linea leggermente curva. Stessa cosa per il dietro. Poi ho accorciato di 4 cm il cartamodello e cambiato la forma del collo, che sarà a barchetta. Ho dimezzato quindi la larghezza della spalla e reso leggermente più profondo il collo. Per completare il collo servirà un rettangolo lungo 4-5 cm più della misura del collo e per la manica un rettangolo largo come la circonferenza della manica e alto dalla manica fino al gomito. Poi vedremo più nel dettaglio. Per prima cosa chiudo la pens disponendo le due gambe dritto contro dritto e cucendo con un punto dritto. La pens francese è piuttosto larga e perciò è stata tagliata, lasciando 1 centimetro di margine per la cucitura. Io di solito incomincio a cucire la pens dal vertice. In questo modo sono sicura di partire con la stoffa ben piatta e con i margini che combaciano, così da evitare effetti strani. Qui si vedono le due pens chiuse. A questo punto unisco davanti e dietro lungo le spalle e la prima parte delle maniche, dato che in questo caso le maniche sono semplicemente il prolungamento delle spalle. Dispongo quindi davanti e dietro dritto contro dritto e cucio usando un punto apposito per tessuti elastici. Per completare le maniche unisco il rettangolo che va dall'ascella al gomito, disponendo le due parti dritto contro dritto e utilizzando anche in questo caso un punto per tessuti elastici. Il rettangolo nella parte alta avrà la stessa misura della manica, mentre nella parte bassa, quella dove faremo l'orlo, sarà un paio di centimetri più stretto, per seguire appunto la forma del gomito. Per l'altezza si può scegliere quella che si preferisce, ovviamente adattando la larghezza della parte bassa. Si può anche evitare di allungare la manica e tenere la manica a kimono così com'è.
Passiamo al colletto. Si tratta di un rettangolo lungo qualche centimetro in più della misura del collo, presa direttamente sulla maglietta con le spalle già unite, e alto il doppio dell'altezza desiderata per il colletto, più margini di cucitura. Piego il rettangolo in due per il lungo e chiudo i lati brevi, con un punto dritto. Nel mio caso il rettangolo è alto circa 15 cm e sarà quindi circa 6 una volta terminato. Per ottenere degli angoli perfettamente dritti, piego il margine di cucitura verso l'interno e tenendo fermo il tutto con un dito infilato nell'angolo rivolto il lavoro. I centimetri in più in larghezza servono per la sovrapposizione. Non c'è quindi una misura precisa. Io ho fatto 4-5 centimetri in più. Scegliamo quale dei due lati del colletto sarà il dritto e disponiamolo sul dritto della maglietta, rivolto verso di noi. Decidiamo dove andrà a cadere la sovrapposizione. Io ho deciso per la destra. Valutiamo inoltre quale dei due lembi dovrà trovarsi sopra. Quindi incominciamo a fissare il colletto con degli spilli lungo il collo e incominciamo dal lembo che vogliamo si trovi sotto. Quindi cuciamo. Io ho utilizzato il punto per tessuti elastici. Infine, per nascondere i margini di cucitura, li ho rivoltati verso sotto e ho ripassato tutto il colletto con uno zig-zag. Purtroppo non sono riuscita a riprendere questo passaggio. Qui vediamo come risulta il collo rifinito dall'interno. All'esterno praticamente non si vedranno cuciture. Ora con un'unica cucitura chiudo maniche e fianchi, partendo dai polsi fino ad arrivare all'orlo in basso. Quando arrivo alla manica controllo che i margini di cucitura combacino e siano appiattiti il più possibile.
L'ultimo passaggio sono gli orli alle maniche e al fondo della maglietta. Li ho fatti tutti allo stesso modo, ripiegando la stoffa circa 1 centimetro verso il rovescio e cucendo con uno zig-zag stretto e corto per mantenere l'elasticità della stoffa. Ho cucito guardando il rovescio della stoffa per assicurarmi di non lasciare buchi nell'orlo. Grazie per aver guardato il mio video, fatemi sapere cosa ne pensate della pens francese e della manica kimono. Un saluto e alla prossima!